solo modo, è varia, è assolutamente varia. Io, anche nel mio semplice 40 anni di liceo, ho incontrato dei ragazzi dislessici, anche nel mio Una frase che c'è scritta nel suo piccolo libro, che vale tutto il libro per chi si occupa di dislessia, è questa. Quello che avevo sempre sospettato era vero. Non potevo fidarmi della mia mente perché era un mio potenziale nemico. L'Università di Siena è invitata qui in qualità di docente, oltre che di lettere antiche, anche di forme di poesia in musica, e nell'ambito di un convegno in cui si parla di alcune difficoltà spesso invisibili e incomprese. Il titolo del convegno è Nessuna, vita è minuscola, e noi abbiamo pensato che non poteva esserci persona più adatta di lei a fare la lezione magistrale. Ci può riassumere un po'? A parte il fatto che è un grande onore, nel senso che di per sé stessa la citazione Nessuna vita minuscola è un assioma, non è nemmeno un teorema da dimostrare. È fondamentale pensare che l'umanità si divida in tante possibilità di conoscenza e di autocoscienza, che non sia una sola forma di autocoscienza e di coscienza. Quindi tutto fa parte dell'umanità e a maggior ragione fa parte dell'umanità tutta quella parte che non è centrale, centrista, cosiddetta normale dell'umanità. Io penso che siamo tutti quanti, come ho già detto ieri sera a un professore, ospiti d'onore su questa terra, in questo mondo, e quindi da tali dobbiamo essere trattati. E naturalmente quello che dirò in questa piccola prolusione non sarà una lezione magistrale, sarà una serie di considerazioni naturalmente sociali, poetiche, perché nel medico non posso entrarci per nulla, ma anche sulla dignità e la grandezza dell'essere umano, comunque sia e comunque si muova, perché quello che conta in un essere umano è appunto il suo sapersi armonioso nel mondo, e quindi dobbiamo dare questo anche ai ragazzi che non lo sono. Lei che è un poeta e che ha appena anche ricevuto il premio D'Annunzio per la poesia, così lo diciamo perché è un elemento molto importante, non solo Bob Dylan riceve dei riconoscimenti, e giustamente lei dice questa, la canzone è letteratura. Certo. Allora lei che è così un grande poeta potrebbe quindi in pochissime parole sintetizzare un messaggio da lasciare ai ragazzi che hanno una vita in salita. Sì, il messaggio di non arrendersi mai è normale, quindi assolutamente normale, ma il messaggio più importante è quello di cogliere da tutte le cose che si vedono, anche quelle che sembrano incomprensibili al primo momento, la possibilità di ricapirle, rifarle proprie, maneggiarle, saperle usare e fare anche una cernita, cioè le cose che non si sanno maneggiare non sono importanti, si lasciano da parte. Ci sono altre cose importanti, quelle che sono tue, quelle che conferiscono alla tua anima la possibilità di spaziare, di vivere, quelle che ti fanno star bene, insomma. Su quelle bisogna vivere e non spaccarsi la testa su cose che magari per il resto dell'umanità sono straimportanti e invece non è vero. Grazie molte, grazie Roberto. Ross, thank you very much for coming to our conference, and your speech was about learning by design. Could you explain us this concept? Sure. Thank you very much for inviting me. It was a pleasure to be here. Learning by design is really thinking about
the way in which a dyslexic mind works, and that it's often said we have design minds. But also I think that it's about how do you design education which enables learning, because at the moment the way in which education is organised disables us and prevents us from learning and makes us feel we're stupid. So really it's about looking at what my experience was of the education system and then thinking about what are the implications and what could have been different. And at the heart of that idea is that the big problem that underpins all the personal drama and difficulties is really working memory difficulties. And it looks like other things. It looks like a problem with reading or a problem with organisation. Maybe a problem of attention. A problem of attention, yeah. All these different things, but they're all underpinned with a problem of working memory. And my view is that dyslexic people by design are much more holistic and visual in the way in which they make sense of their experience. And if you do it that way, you don't need very much working memory. And suddenly you're in an environment where you have to do everything in a very sequential, step-by-step, very language-based way, and suddenly you fail, and you have to try and explain this to yourself, but you don't know about working memory. You just know, I can't do it. And so it's about that, and trying to get across that the personal difficulties one has are perfectly understandable if you understand about working memory, and has enormous implications for education in terms of it being suitable and fit for purpose for everybody. Yes, you mentioned a very interesting experience. You said it was for me easier to get my PhD studies, doctoral studies, let's say, to the people, or then my primary school experience. Could you explain? Well, the thing, when you're doing a PhD, you have to find something that you are passionately interested in, and you have to organise your learning so that you can make sense of that. And you do it in your own time, and you do it in ways that suit you. Whereas in primary school, I was a very excitable and curious child who suddenly found they were totally incapable of doing what I was expected to do. So it was a nightmare. And I remember my father deciding that he was going to take over my learning of reading, because no one seemed to be able to do it, and he lasted about 2 hours, by which point he was so furious with me for mispronouncing words that he got really angry, and a lot of my primary school, because it's quite formal as well, was traumatic, and very stressful, and I didn't know what I was doing wrong. I just knew I couldn't do what they wanted me to do. And whereas a PhD is a piece of cake compared to that. So you mean that also in the primary level, it should be very important to create motivation and involve children in their own experience or project? Yes, and also I think it's really important to create a culture where mistakes are valued, as opposed to you're punished for them. Because my experience was being punished every day for things I couldn't do. Whereas if someone could have said, okay, that's really interesting, you can't do this, why? Let's look at that, let's make sense of this, let's try another way. That would have been really different. Non possiamo più occuparci solo di tutti ciò che definiamo disease. Dobbiamo occuparci anche dei familiari di disturbo del apprendimento. Siamo con il dottor Ruggelini che presenta una relazione sulla medicina narrativa e sull'importanza di recuperare le storie delle persone per costruire con loro dei progetti di realizzazione e di successo, diciamo così. Ce lo spiega meglio il senso di questa? Sì, partirò con questa affermazione semplice.
cioè la medicina e per estensione il sistema di assistenza è tradizionalmente abituata a costruire un colloquio con le persone basato sulla descrizione dei sintomi. Da circa 15 anni esiste nella psichiatria e nella medicina in generale un movimento orientato ad ampliare questa comunicazione non solo ai sintomi, ma anche ai vissuti della persona e alla rappresentazione sociale della condizione. Questo movimento ha portato ad un consistente miglioramento dell'efficacia di tutte le azioni cliniche. Riportato al campo di cui discutiamo oggi, questo significa miglioramento anche, significa possibilità di miglioramento anche delle azioni di promozione dello sviluppo. Ma nella sua relazione ha anche parlato del rapporto tra traiettoria, diciamo per esempio scolastica, tempo che passa, anni che passano, e benessere dell'individuo, no? Però ci pare che nella scuola in realtà gli anni che passano spesso per gli studenti vuol dire accumulo di frustrazioni e quindi peggioramento del benessere. Peggioramento del benessere. Dunque, partiamo da questa considerazione. Una difficoltà specifica di apprendimento esprime una caratteristica neurobiologica dell'individuo. A seconda del contesto in cui vive questo individuo nel suo percorso scolastico e sociale, questo stesso individuo può andare incontro ad un esito sociale molto favorevole oppure estremamente sfavorevole. La notizia interessante di oggi è che i fattori che muovono il percorso in una direzione oppure nell'altra si possono studiare e in più sono potenzialmente modificabili e questo è il nostro compito. Allora, come messaggio conclusivo, diciamo, no? Si parlava quindi ormai di una sorta di ineluttabilità di tenere in considerazione i vissuti del paziente perché sono utili a vari livelli. A vari livelli, esatto. La sintesi di oggi potrebbe essere questo. Una persona con questa caratteristica del DSA, accompagnato nel suo percorso scolastico e sociale da promotori dello sviluppo che tengono conto delle sue caratteristiche neurobiologiche, del suo vissuto personale e della rappresentazione sociale della sua condizione, realizzano un'azione che porta ad uno sviluppo positivo. Questo è utile per tutta la società, perché è alla società, è l'interesse della società che i ragazzi diventati adulti sappiano prendersi cura della propria comunità.